Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di questa dashboard, la SIMDash da 5 pollici, una dashboard che va a replicare le forme e le geometrie di quella presente sulla Porsche 911 GT3 Cup, una dashboard con display VOCOR e 16 LED RGB che è compatibile con tutte le basi in commercio mediante degli specifici adattatori in carbonio provvisti di asole che ci permettono di regolare in altezza la dashboard. SIMDash è un piccolo produttore con sede in Portogallo che ha in catalogo la versione da 5 pollici in due differenti materiali, una versione invece XL caratterizzata da uno schermo ultra wide e l'ultima nata in casa SIMDash, ovvero la replica Bosch DDU che spero di portare presto sul canale. Per quanto riguarda la versione da 5 pollici in replica Porsche, è disponibile in due differenti versioni, la versione in MJF, un materiale plastico di alta qualità, una stampa professionale che di solito viene utilizzata per la prototipazione di oggetti e che nulla a che vedere in qualità, finitura e resistenza con la classica stampa 3D casalinga. Oltre alla versione MJF abbiamo quella in alluminio anodizzato nero che ha ovviamente un aspetto più premium. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, la versione in MJF viene proposta a 250 euro più spedizione, mentre bisogna arrivare a 295 euro per quanto riguarda invece la versione in alluminio anodizzato. Ringrazio davvero SIMDash per questa recensione che ho voluto fortemente sul canale perché reputo queste dashboard probabilmente le migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo, perché come vedremo all'interno della recensione coniugano un'ottima qualità ad un prezzo molto competitivo. Iniziamo quindi la recensione ed andiamo ad analizzare nel dettaglio questa SIMDash da 5 pollici. Partirei analizzando in maniera molto rapida il contenuto della confezione di questa SIMDash. Oltre alla dashboard vera e propria vi arrivano a casa due supporti in carbonio da 3 mm che vanno fissati da un lato dietro la scocca della dashboard e dall'altro invece sui fori che sorreggono la vostra wheelbase, in modo tale da regolarla in altezza ed adattarla alle vostre preferenze. Oltre alle staffe vi arriva a casa un cavo micro USB da 2 metri per il collegamento al PC e opzionale abbiamo la possibilità di acquistare anche questa staffa particolare che viene fissata al supporto della wheelbase e ha queste prolunghe in alluminio che servono per distanziare la dashboard rispetto al monitor, con queste viti realizzate in gomma che vanno poi a darvi la possibilità di regolare la dashboard in altezza. Per quanto riguarda invece la dashboard, questa misura 150 x 95 x 22 mm ed è realizzata nella parte anteriore e laterale, nel mio caso in alluminio anodizzato con colorazione nera, una qualità sia dell'alluminio sia dell'anodizzazione su altissimi livelli, molto ben definiti i tagli, le smussature e anche i fori smussati all'interno dei quali vengono accolti i LED. Lavorazione da questo punto di vista di primo livello. Ho avuto modo di provare anche la versione in MJF che replica comunque la stessa forma, le stesse dimensioni, ma dal punto di vista estetico, dal punto di vista della qualità, questa in alluminio ha sicuramente qualcosa in più. La parte posteriore invece è realizzata in MJF con il logo SIMDash realizzato invece in basso rilievo. La parte posteriore integra nella regione inferiore i fori per adattare e per installare i supporti, come abbiamo visto, realizzati in carbonio, mentre nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, che è una delle novità della più recente implementazione della SIMDash, che ci permette di accendere e spegnere la dashboard in maniera assolutamente indipendente, in modo tale da spegnerla senza dover per forza staccare il cavo di alimentazione, come succedeva invece per il precedente modello. Dal punto di vista della connessione abbiamo una porta micro USB che è sufficiente ad alimentare sia il display alla massima luminosità sia tutti i LED senza alcun tipo di problema. In riferimento sempre alla connessione micro USB, il cavo con cui vi arriva a casa la SIMDash ha uno spinotto rettilineo che occupa 2-3 cm posteriormente alla dashboard e che in alcune installazioni con dei monitor molto vicini al volante potrebbe dare delle noie. Un problema che è facilmente risolvibile acquistando un cavo con spinotto
a 90 gradi che va a ridurre l'ingombro posteriore e vi permette quindi di avvicinare maggiormente il monitor al retro della dashboard. Passerei adesso ad analizzare il display montato su questa SIM-Dash. Parliamo di un VOCOR da 5 pollici, uno dei display più utilizzati, più apprezzati nell'ultimo periodo per quanto riguarda la realizzazione di volanti e di dashboard. Un display con una diagonale di 5 pollici ed una risoluzione di 854 x 480 pixel, uno spazio di colore massimo di 24 bit, una luminanza, quindi una luminosità massima di 350 lumen e una frequenza di aggiornamento che si spinge fino ai 30 Hz. Un display che ha un'ottima resa dal punto di vista della risoluzione, anche per quanto riguarda le scritte più piccole delle dashboard più complesse non c'è alcun tipo di problema nel leggerle, ottima la qualità cromatica, buoni i neri, così come anche gli angoli di visione. Per quanto riguarda invece la gestione di questo VOCOR da 5 pollici, questa avviene nativamente mediante SIMAB. Dovrete ovviamente scaricare prima i driver per andare a gestire questo VOCOR da 5 pollici, ma una volta fatto SIMAB vi offre un'infinità di personalizzazioni. Ci sono tantissime dashboard presenti in commercio. Sul Discord di SIM-Dash ci sono alcune tra le preferite, tra cui quella che vedete all'interno della recensione, realizzata secondo i miei gusti, che vi lascio in descrizione. All'interno di SIMAB si può andare a regolare anche la luminosità del display, così come anche abilitare o disabilitare il touchscreen. Il VOCOR infatti è provvisto anche di touchscreen che in alcuni casi può essere utile per switchare tra una dashboard e l'altra, oppure per andare ad abilitare delle seconde funzioni in dashboard predisposte. Per quanto riguarda invece i LED, su questa SIM-Dash da 5 pollici abbiamo un totale di 16 LED RGB, 8 orizzontali in posizione centrale e 8 verticali divisi in due gruppi da 2. Di solito la sezione centrale viene utilizzata per la visualizzazione degli RPM, mentre le due laterali possono essere utilizzati per la visualizzazione dello spotter, delle bandiere, oppure per l'attivazione o disattivazione del traction control. I LED RGB sono gestiti mediante una scheda Arduino nativamente riconosciuta da SIMAB. Mediante la sezione specifica potrete infatti andare ad intervenire sulla regolazione degli effetti, sulla luminosità e sulla colorazione di ogni specifico LED. Per quanto riguarda la luminosità, questa è veramente elevatissima, al 100% è praticamente inutilizzabile. Io ho trovato il mio optimum intorno al 10-15% in base anche alle condizioni di illuminazione della stanza. Cosa fondamentale per quanto riguarda questa SIM-Dash è che è gestita mediante un'elettronica proprietaria. Abbiamo un PCB specifico disegnato da SIM-Dash che lo differenzia rispetto ad altre dashboard dove all'interno è presente un'elettronica un pochino più artigianale, quindi anche da questo punto di vista un plus, perché abbiamo un prodotto assemblato e costruito in maniera praticamente professionale. Siamo arrivati al termine di questa recensione e vediamo di tirare insieme le somme su questa SIM-Dash da 5 pollici, una dashboard come avete visto realizzata in maniera veramente eccellente, in questa versione in alluminio veramente molto bella nella parte anteriore e laterale, con l'anodizzazione e le finiture di altissimo livello. Bella anche la back cover posteriore con il logo SIM-Dash realizzato in basso rilievo, anche se come detto l'MGF è molto resistente, molto solido, ma anche molto semplice da graffiare. Basta però porre un pochino di attenzione durante le fasi di installazione. Ottimo lo switch posteriore per l'accensione e lo spegnimento della dashboard, praticamente comodissimo senza stare lì a staccare il cavo di alimentazione. Per quanto riguarda appunto l'alimentazione, è comodissimo il fatto che sia alimentato da un solo cavo. Ci sono alcune dashboard alimentate da un doppio cavo, lo trovo abbastanza scomodo, perché questo riesce a gestire in maniera ottima sia la luminosità del display sia di tutti quanti i LED RGB. Piccolo appunto per quanto riguarda il cavo, ne avevo già parlato all'interno della recensione, perché il cavo originale può dare fastidio in alcune situazioni, ma basta con pochissimi euro acquistare un cavo con spinotto a 90 gradi. Il monitor è praticamente una garanzia, ottimo da tutti quanti i punti di vista, e buonissima anche la gestione dei LED per quanto riguarda il colore, la luminosità. Tutte le parti di questa dashboard sono secondo me
centrate, una dashboard che nel complesso mi è piaciuta parecchio e che consiglio a tutti coloro i quali cercano di installare sul proprio rig una dashboard esterna e che la preferiscono magari ad una integrata all'interno del volante. Ringrazio ancora SimDash per la recensione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa dashboard o della differenza tra una dashboard integrata ed una esterna. Ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.